Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi video recensione e unboxing di un ampli che mi ha davvero stupito, ovvero il BP Mini di Cool Music. Prima di iniziare è inutile che te lo dica, metti il like, attiva la campanella, iscriviti al canale, fai tutte le cose che devi fare su YouTube, mi raccomando, guarda che ti vedo. Innanzitutto perché ho preso un BP Mini e soprattutto che cos'è un BP Mini. BP Mini è praticamente un amplificatore a batterie portatile. Perché ho fatto questa scelta? Perché oggi siamo a Castiglione Fiorentino, poi vi faccio anche qualche piccola ripresa di questo magnifico festival che si chiama Vintage Festival e avevo bisogno, visto che siamo in formazione trio marching band, avevo bisogno di un amplificatore per la chitarra e per l'armonica che fosse uno portatile e due andasse a batterie ma potesse anche diventare un amplificatore stazionario. In giro ci sono tanti amplificatori per fare busking, ma di solito sono o troppo ingombranti oppure non sono portabili marciando, quindi proprio muovendosi, mentre lui lo è. Ma bando alle ciance, andiamo a fare l'unboxing. Andiamo ad unboxare il nostro BP Mini. Io in realtà l'ho già aperto perché in questi giorni me lo sono studiato per bene, però vi faccio vedere la situazione che avete quando fate un unboxing di questo prodotto. Packaging molto curato. Abbiamo dentro, adesso lancio le cose così. Allora, il nostro caricabatterie, perché? Perché lui è un amplificatore a batterie interne, quindi BP Mini vuol dire proprio questo, battery powered, quindi lui si alimenta sostanzialmente con una batteria. La tracollina per portarlo in giro, perché vedremo che ha i pin come le chitarre, manuale di istruzione garanzia e poi il nostro BP Mini. Allora, andando a girarlo in questa maniera, spero di non far casino con il microfono, sta che te. Come vedete è davvero piccolo e compatto. La cosa bella di questo ampli è semplicemente è portabilissimo e ha una potenza decisamente buona per fare dei piccoli busking oppure per fare dei progetti marching band. Molto ben curato anche il packaging con la sua bella plastichina. Come vedete ha i 4 piedini di gomma in modo tale da poterlo utilizzare anche in appoggio e questo è l'amplificatore BP Mini. Andiamo a parlare bene delle sue caratteristiche. Innanzitutto caratteristiche fisiche di questo ampli: 3,5 kg, quindi un amplificatore davvero leggero. Come vedete è poco più di una scatoletta, saranno un 20-30 cm, non di più, per un 20 cm per 30-40, sarà tipo una misura di questo tipo. Scusate, adesso non mi sono guardato bene le sue misure, però è veramente piccolo. 30 watt di potenza, il che vi permette di avere un buon wattaggio per fare dei busking per gli astanti, quindi per chi passa, e per portarlo in giro a tracolla. Tracolla perché abbiamo detto è fornito anche di una piccola tracolla che può funzionare da manico per portarlo in giro, oppure sostituendo la sua tracolla con una tracolla da chitarra si può tranquillamente portare in giro in una maniera molto più comoda, appunto a tracolla. Andiamo a vedere i canali: canale microfonico, canale per strumenti, chitarra in questo caso, canale microfonico che può essere switchato anche per un canale strumentale, quindi doppio ingresso sia XLR che jack da 1/4 di pollice, quindi standard. Abbiamo i potenziometri del volume, bassi, treble, quindi doppia regolazione delle Q, e il riverbero se vogliamo andare a dare un pochino più di riverbero alla nostra voce. Il canale invece della chitarra abbiamo il nostro potenziometro del volume, sempre canali separati, bassi, treble, chorus, se vogliamo avere quell'effetto un po' più chorus sulla chitarra, un po' più pieno, e riverbero. Quindi abbiamo dentro anche degli effetti che possiamo andare a selezionare. Questo piccolo tastino che vedete qua è il tastino del Bluetooth. Perché Bluetooth? Perché lui può essere anche collegato a un sistema Bluetooth, quindi un telefonino o computer, per essere usato anche come cassa per suonarci sopra le backing track, oppure proprio come cassa vera e propria per mettere musica filo diffusa.
Ultima cosa da farvi notare, l'indicatore di carica, quindi quando lo andiamo ad accendere abbiamo questi 3 LED rossi che ci indicano se l'ampli è completamente carico, se è a metà oppure se è bassa come carica, e un ingresso phone se vogliamo attaccare il nostro telefono non col Bluetooth ma con un semplice jack piccolino. Se invece andiamo a girare il nostro ampli, dietro abbiamo l'uscita per le cuffie, un'uscita da jack standard, diciamo per delle cuffie da registrazione, il nostro pin di ricarica, lui si ricarica sia con il suo trasformatore sia con una presa che viene data in dotazione che può essere utilizzata con qualunque caricabatteria del telefonino USB, e una uscita DI fondamentale, adesso ne parliamo bene, e un AUX esterno se vogliamo collegare un altro dispositivo con un mini jack. Molto bello. Perché comprare un ampli di questo tipo? Beh, abbiamo detto 1000 volte in questo video, un ampli molto portatile, l'ho metto qua, guardate che carino, piccolissimo, molto portatile, possiamo utilizzarlo in tantissime maniere. Lui nasce per i buskers, nasce per la marching band, nasce per tutto quello che è il stare sulla strada e suonare, ma abbiamo detto anche un'uscita DI. Che cos'è l'uscita DI? È un'uscita che ci permette di trasformare il nostro ampli in un vero e proprio amplificatore con un'uscita diretta che può essere messa direttamente in un mixer e quindi può essere utilizzato in un impianto più grande, ad esempio se siamo su un palco, poi lui diventa una piccola spia e l'uscita arriva direttamente al mixer, quindi possiamo suonare tranquillamente in un palco grande con un piccolo amplificatore di questo tipo. Ma andiamo a provarlo, andiamo a sentire davvero la sua voce, perché noi armonicisti siamo un po' esigenti su questa cosa e lui, essendo piccolo qualche dubbio lo fa venire, ma vi assicuro che vi stupirà il ragazzo. Mamma che suono, rockers! Questo ampli tira fuori davvero un carattere eccezionale. Non posso alzarlo troppo perché siamo in un contesto di residence, quindi sicuro mi tirano le cose dalle finestre, però vi assicuro, anzi magari vi monto anche qualche clip di quello che abbiamo suonato e suoneremo in questi giorni. Ha un volume, per essere un 30 watt, decisamente molto bello, pulito, e il canale microfonico, io sono entrato con il mio Green Bullet dalla Shure dentro nel canale microfonico, quindi strumentale, ha quel crunch che quando alziamo il volume diventa veramente importante. Ha un bel suono, mi sono stupito perché per un ampli così piccolo avere questa pasta sonora molto cicciona, molto presente, non è un ronzio, non gracchia, ma si distinguono bene tutte le note, il riverbero fa il suo, è un riverbero digitale ovviamente, però fa il suo ed ha comunque un suono che mi ha davvero, come ho detto prima, stupito, un suono da amplificatore più grande nonostante le sue piccolissime dimensioni. Parliamo adesso di prezzi. Lui è un amplificatore che secondo me dovete avere a casa se avete un'esigenza di studio, perché ha una buonissima pasta sonora e ha delle caratteristiche che lo rendono pressoché uniche, ma anche se avete l'esigenza di andare a suonare su un piccolo palco per usarlo come amplificatore, per utilizzarlo nell'impianto principale, perché abbiamo detto ha l'uscita DI. Quanto costa il BP Mini? Allora, il BP Mini costa almeno io l'ho pagato 149 euro su Amazon. Questo non è un video promozionale, ma l'ho preso con i miei soldi, quindi mi serviva per questa data, però visto che era molto interessante ho deciso di farci un video. Ci sono anche i suoi fratellini più piccoli, mi sembra siano sui 15 watt a 99 euro, e i fratelli un po' più grandi, arriva fino a 90 watt, però sono un po' più ingombranti. Secondo me lui invece è la scelta migliore se avete esigenze di spostamenti e soprattutto se lo dovete usare mentre camminate a tracolla.
Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo piccolo Ampli, se vuoi che faccia altre video recensioni sulle sue caratteristiche, sulle sue potenzialità, e ti invito ad unirti alla nostra famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicherò nuovi contenuti, aggiornamenti, sondaggi, un po' di attività extra su quello che è la Lucignolo Academy, mentre se vorrai fare un salto sul mio sito ti invito sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita e rimarrai così aggiornato anche via mail sul magnifico mondo della 10 fuori. Se poi vorrai vedere un mio videocorso oppure prendere una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito. Che dire, per oggi è tutto, un saluto da Castiglione Fiorentino e dal Vintage Festival e dal nostro BP Mini. Ci vediamo su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!